Tappa Ala Brescello, dal Trentino Alto Adige sino alla pianura padana dell'Emilia Romagna. Ala è una città storica legata a una tradizione molto preziosa, quella del velluto, e sono proprio curiosa di andarla a scoprire. E poi Brescello, città resa celebre per una antica e senza tempo saga, quella di Don Camillo e Peppone. Che il nostro viaggio abbia inizio. Andiamo! Ciao, sono Alessandra Fior, adoro lo sport e amo viaggiare, meglio ancora se in bicicletta. Con Giro Express scopriremo le bellezze del bel paese e le eccellenze del Made in Italy, lungo le strade rosa del Giro d'Italia Women. Venite con me. Ciao Francesca! Benvenuta! Siamo nella piazza principale della nostra città, la sede del Palazzo Municipale, un po' il cuore pulsante. Ala è una cittadina che apre le porte al Trentino innanzitutto. Questa è una città che nasce su un insediamento romano, che nell'epoca poi, quella che noi chiamiamo l'epoca d'oro del velluto, si è sviluppata tantissimo sia in termini di ricchezza che di architetture barocche, che hanno delle caratteristiche che davvero racchiudono in sé questa famosa epoca di velluto, in particolare due: Palazzo Taddei, la futura sede del Museo Provinciale del Tessuto e dell'Arte Tessile, e Palazzo Pizzini, che ha ospitato papi, imperatori e soprattutto un giovane Mozart che amava davvero tantissimo suonare ad Ala. Peraltro proprio questa caratteristica ha fatto sì che Ala non sia conosciuta soltanto per l'epoca del velluto, ma anche per l'amore per la musica. Noi ospitiamo un museo del pianoforte antico che fra poco sarà allocato in una nuova sede, e soprattutto questa collezione di pianoforti rappresentano proprio quell'epoca, quindi ci sono dei pezzi rarissimi, unici in Europa, su cui Mozart, ma anche Beethoven e i grandi della musica internazionale suonavano. Ti volevo chiedere se ci sono degli eventi che lo valorizzano. Sì, noi ci impegniamo durante tutto il corso dell'anno a sviluppare molte iniziative culturali e anche sportive che animano tutto l'anno la nostra città. La prima si sviluppa storicamente il primo weekend di luglio, facciamo un balzo indietro nel tempo, Ala torna ai fasti del Settecento, quindi vengono riaperti i palazzi, vengono allestiti dei percorsi anche enogastronomici, vengono allestiti degli spettacoli, perché questo davvero rende Ala un crocevia non soltanto culturale ma anche di varie epoche, perché Ala sia sempre stata un crocevia di popoli che hanno tutti lasciato un segno nell'architettura, ma vorrei dire anche nella vita sociale. E ovviamente, Francesca, anche il Giro d'Italia femminile. Che grande piacere davvero ospitarlo. Questa è una zona dove le ciclabili si sviluppano in maniera particolarmente affascinante, anche da un punto di vista ambientale, perché costeggiano il fiume Adige attraverso i biotopi, e quindi è davvero un'esperienza viaggiare in bicicletta nel nostro territorio. Francesca, grazie. Adesso non mi resta che andare a scoprire Ala e i segreti dei vellutai. So che ti lascerò in ottime mani. Grazie. Buon giro. Ciao. Ciao Maurizio. Ciao Alessandra, ben arrivata a Palazzo Taddei. Grazie, piacere. Senti, ma che abito curioso hai? Guarda, io sono l'erede della famiglia di Gianbrunone Taddei, primi produttori di velluto in Ala. Accomodati. Ti faccio vedere questo splendido salone. Questo a noi piace dire che è stato uno dei primi showroom della storia, in quanto la famiglia esponeva i suoi prodotti e vendeva soprattutto il velluto di seta. Come mai il velluto ad Ala? Come ci è arrivato? Un giorno, così racconta la storia, arrivano ad Ala due tessitori genovesi e che sono in fuga da Genova e necessariamente passano da Ala. Allora, in cambio dell'ospitalità, i due genovesi si offrono di insegnare, e da lì incominciano a modificare i primi due telai qui a Palazzo Taddei
e incominciano a produrre le prime pezze di seta. Buona la seta, buona la mano del tessitore, buono tutto, in poco tempo fa in modo che il velluto di seta prodotto ad Ala sia uno dei migliori a livello europeo e a poco arriva in tutte le corti europee. Sono tutti uguali i velluti oppure ce n'è uno più pregiato dell'altro? Allora, ad Ala principalmente veniva fatto velluto monocolore liscio. Quello più pregiato di tutti era il velluto nero, perché il velluto di colore nero è quello che in caso di difetto lo mostra, diciamo, con più facilità. Qui veniva prodotto un velluto nero talmente tanto buono che era appannaggio solo di, chiamiamoli, famiglie pochi nobili. eletti, poche famiglie nobili, tra le quali le famiglie imperiali. No, vabbè, ma questo è originale? Allora, questa è la ricostruzione di un telaio utilizzato per la produzione del velluto di seta. Al telaio lavorava prevalentemente un uomo. Faceva passare, muovendo questi pedali, si alzavano e si abbassavano, si chiamano pettini liccio, in base a quello che voleva il tessitore. Maurizio, quindi il velluto è così prezioso perché il suo processo di lavorazione è veramente impegnativo. Sì, allora devi tenere conto che a differenza degli altri tessuti che solitamente sono fatti trama e ordito, nel velluto invece viene inserito un terzo filo che è quello che fa il ricciolo, che poi viene con una lama molto sottile, viene tagliato e che dà quel senso di morbidezza, diciamo di Tridimensionalità. esatto, di tridimensionalità del tessuto. Il velluto non è un materiale, ma è una lavorazione del tessuto. Adesso ti accompagno a Palazzo de' Pizzini, dove ha suonato Mozart. La particolarità di questo salone, oltre al fatto di aver ospitato il giovane Mozart, è l'acustica. Una balaustra interamente in legno, concava, per fare in maniera che le onde sonore vengano rimandate un'altra volta nel centro della stanza. Piace? Molto bello, decisamente molto bello. Bene. Buongiorno. Maurizio, qui veramente sembra di vivere in un'altra epoca. Hai visto? Veramente. Maurizio, io ti ringrazio per avermi fatto da guida e proseguo Bene. lungo la mia tappa. Arrivederci alla prossima volta. Grazie, Ciao. è stato un piacere. A te. Ciao. Ciao. Sindaco, buongiorno. Ben arrivata qui a Brescello in piazza Matteotti. Allora, due rappresentanti istituzionali, uno in carne ed ossa e uno meno. Proprio così, l'erede di Peppone. Allora partiamo subito chiedendo che cosa rappresenta questo set a cielo aperto per Brescello. Siamo nel cuore della saga cinematografica, in piazza Matteotti ha rappresentato il cuore, l'emblema, l'essenza di tutti i 5 film che sono stati girati qui a Brescello a partire dagli anni 50 con Gino Cervi e Fernandelli impersonificati da Don Camillo e Peppone. Brescello è anche tantissimo altro, quindi anche attività produttive. In quale settore in particolar modo? Brescello vanta di un tessuto industriale e imprenditoriale molto importante con aziende ed imprese di rilievo sia nazionale che internazionale. Siamo anche nel cuore della pianura padana e quindi dell'eccellenza dell'agricoltura, quindi produzione di parmigiano reggiano e anche coltivazione di meloni ed angurie. Brescello è anche attraversata dalle acque del fiume Po. Brescello è un comune rivierasco nella bassa reggiana, siamo anche all'interno del MAB UNESCO Grande Po, che è la biosfera che raccoglie tutti i comuni che sono bagnati dal grande fiume. Che immagino attragga anche la presenza turistica. Sì, è proprio questo connubio che dura da oltre 70 anni, cammina insieme l'eccellenza cinematografica, icona in tutto il mondo, insieme all'enogastronomia, quindi l'eccellenza dei salumi, del parmigiano e del buon vino e quindi della buona tavola emiliana.
Sindaco, io ti ringrazio per questa chiacchierata, è arrivato il momento per me di farmi trascinare da questo set cinematografico. Devi assolutamente visitare il Museo Storico di Don Camillo e Peppone e i luoghi simbolo della saga cinematografica, il carro armato, la campana, la Casa del Popolo, tutti luoghi che ti riportano indietro nel tempo con un tuffo nel passato. Ciao Ilaria! Ciao Alessandra, ti presento Don Camillo. Accidenti! Siamo nel cuore del set cinematografico dei film di Don Camillo e Peppone. Alle nostre spalle la chiesa dei film e dall'altra parte il municipio del sindaco. Ilaria, come mai Brescello è diventato il paese di Don Camillo e Peppone? Effettivamente Brescello non compare mai nei racconti di Giovannino Guareschi, che inventa i personaggi Don Camillo e Peppone. Brescello entra in gioco quando nascono i film, perché serviva un set, un luogo in cui girare i film, e Brescello era perfetto. C'è questa grande piazza divisa in due, dall'alto si vede molto bene, da questa parte dietro di noi la chiesa, dall'altra parte il municipio, quindi i due poli opposti, la Democrazia Cristiana, Don Camillo, e dall'altra parte il sindaco Peppone e il Partito Comunista. Camminare a Brescello è proprio come camminare sul set dei film, e quindi rivivere quelle scene che ci hanno fatto ridere, commuovere. Ilaria, questa è la famosa campana. È la campana del popolo, chiamata anche Sputnik nel film Don Camillo, Monsignore ma non troppo. È una campana di scena e manca il battacchio. Ilaria, un carro armato in piena città. Non si vede dappertutto, No, insomma. è stranissimo. Noi ce l'abbiamo. È il carro armato che è protagonista del terzo film dei Don Camillo e Peppone. E qui, Alessandra, siamo in una delle sale del museo, la sala dei backstage, con tantissime foto dei retroscena dei 5 film di Don Camillo e Peppone. Le foto sono tantissime, ritraggono alcuni momenti più importanti dei film. Qui ce ne sono alcune. Nelle foto ci sono gli attori principali, ovviamente. Qui c'è Fernandel, Gino Cervi più avanti, ma poi anche tantissime comparse che hanno recitato durante gli anni nei film. Ilaria, e questi invece sono oggetti di scena originali? Questa è la ricostruzione delle attrezzature del set cinematografico, con le camere, le luci e i microfoni. A Brescello, con alle spalle la statua di Guareschi, si chiude la tappa di quest'oggi. Una tappa che ha attraversato 2 regioni, dal Trentino Alto Adige sino all'Emilia Romagna. Ala ci ha affascinato con la sua anima elegante, capitale storica del velluto, tra ricostruzioni medievali, abiti preziosi e una cultura che intreccia anche la musica. E poi a Brescello un museo a cielo aperto, un luogo che appartiene all'immaginario collettivo italiano. Qui prendono vita le storie di Guareschi con la saga di Don Camillo e Peppone, trasformando la città in un set permanente dove realtà e racconti si fondono. Si chiude qui la puntata di oggi e ci vediamo domani.